Per i grandi intellettuali questa informazione la si sa già, ma per i nuovi aspiranti tali vale la pena ripeterlo. Il primo libro italiano che portò la parola culturismo nei vocabolari di questo paese risale al 1954 ed è intitolato Muscoli e bellezza, scritto, pensato e ideato da Giovanni Vignarelli, o per meglio dire per i lettori da John Vigna. L'argomento è già stato pienamente affrontato in precedenza, ma vale la pena riassaporare i sentimenti che questo autore vuole trasmetterci con le sue parole. L'aver per primo in Italia dettato una nuova parola, gettato un seme nuovo, aperto un nuovo vastissimo orizzonte può essere per me legittimo motivo di orgoglio e di personale soddisfazione. Se altre scuole si apriranno, se altri libri invaderanno la vostra casa, se altre voci vi giungeranno da altre lontananze, ricordate che il primo oggetto, l'acqua di Sorogiva, è sempre la più limpida e la più cristallina. Questo merito di essere ricordato come un innovatore del suo tempo e di esserne consapevole portano però a un'altra domanda, sicuramente influenzata dai tanti anni che lo separano dai tempi odierni. Il suo metodo è mai stato cambiato nel tempo? Sì e no. Certo, l'opera è stata rieditata più di 30 volte, ma non è mai stata toccata la struttura principale del programma. Tuttavia, per i suoi clienti o allievi non più principianti, desiderosi di raggiungere le più alte vette della cultura fisica, c'è una novità. Se con Muscoli e bellezza potevi dire di aver frequentato e concluso le elementari e le medie, con Culturismo per campioni potevi passare allo studio universitario. Nonostante la difficoltà nel reperirne una copia, pare che quest'opera sia stata pubblicata 3 anni dopo Muscoli e bellezza, quindi nel 1957. Questa è un'ipotesi per via di un dettaglio che verrà illustrato a breve, anche perché in giro sono reperibili copie datate massimo metà anni 60. Comunque, continuiamo. Culturismo per campioni non sarà un trattato di culturismo completamente indipendente rispetto al suo predecessore, ma anzi ne riprenderà diverse metodologie, costringendo il lettore a dover recuperare entrambi i volumi per iniziare. Curiosamente John Vigna inizierà con un'introduzione, dedicata a confutare tutte le critiche mosse verso di lui e verso i suoi allievi in questi anni. Il culturismo non tempra alcuna morale da atleta, i culturisti sono malati di narcisismo, non sono elastici, i loro muscoli sono solo gonfiati e inutili, critiche palesemente non estranee a quelle odierne, e terminerà citando un termine riassuntivo in cui è compendiata l'essenza stessa del suo metodo. Il mio è un culturismo sportivo. Per l'autore, il culturista deve essere come una macchina, motore efficiente e magnifica carrozzeria. Quindi è necessario esercitare gli esercizi sia di forza, mirati allo sviluppo muscolare, che quelli di resistenza, mirati a un condizionamento sportivo. Si sta parlando perciò di un approccio d'allenamento non esclusivamente mirato all'estetica, ma anche dedicato alla prestazione, utilizzabile sia per semplici appassionati di cultura fisica che per veri atleti agonisti di qualsiasi disciplina, desiderosi di migliorare le loro performance e di correggere le proprie carenze muscolari. Finita l'introduzione si passa al metodo. John Vigna parte sempre dall'alimentazione e stavolta offre una tabella dove sono illustrati i fabbisogni calorici giornalieri in base all'età, aggiungendo che dai 20 anni in su si potrà calcolare questo fabbisogno in base al lavoro svolto. Possa quest'ultimo essere sedentario, moderatamente attivo o intenso. Allega poi una tabella dove sono riportati calorie, grassi, proteine in 100 grammi dei cibi più consumati, raccomandandosi infine di variare adeguatamente la propria dieta ed evitare quindi carenze di vitamine importanti per l'organismo. Nello specifico la vitamina A, C, D, E e l'insieme del gruppo B. Ora si passa alla pratica. Mette già in allerta che questo allenamento non è adatto a chi non ha svolto per almeno 3 mesi l'allenamento illustrato nel libro precedente. Per i favolosi invece che lo hanno fatto, spiegherà che questo protocollo durerà 1 anno e sarà diviso in 6 bimestri. Nei primi 5 ogni bimestre avrà 16 esercizi, i quali diventeranno 5 nel 6º bimestre. Ogni esercizio avrà una sua tecnica di esecuzione, un suo numero di serie e ripetizioni, una sua tecnica da rispettare, un suo carico con cui iniziare, ma soprattutto una precisa tecnica di respirazione durante le ripetizioni. Caratteristica che a detta stessa dell'autore sarebbe capace di guastare tutti i benefici e rendere l'allenamento quasi nocivo se fatto scorrettamente.
Il peso si può ovviamente aumentare nel tempo, ma non le serie e le ripetizioni. Unica eccezione riguarda gli agonisti, i quali potranno svolgere una serie in più negli esercizi adatti alla loro disciplina e una in meno negli altri. Gli allenamenti verranno distribuiti in questo modo: 2 giorni dedicati alle ginnastiche culturistiche e uno dedicato all'allenamento a corpo libero. Si ripete questo ciclo una seconda volta, arrivando a 6 allenamenti a settimana e uno di riposo. L'allenamento a corpo libero altro non sono che 8 dei vecchi esercizi illustrati nel vecchio volume, da ripetere ugualmente in 30-40 minuti. Si passa poi al salto della corda, dove si faranno 3 riprese da 1 minuto, poi altre 3 riprese da 2 minuti e infine altre 3 riprese da 3 minuti. 1 minuto di pausa tra una serie e l'altra. Vale la pena chiudere l'analisi passando all'allenamento con i pesi. Esso, escluso l'ultimo bimestre, rimarrà una full body, dove si allenerà a grandi linee i muscoli in questo ordine, partendo dalle braccia, quindi bicipiti e tricipiti, e poi in ordine petto, gambe, spalle, schiena e solo alla fine collo e addominali. Tutti gli esercizi avranno più o meno un volume tra le 2 e le 4 serie allenanti e un numero di ripetizioni tra i 6 e i 15 colpi, anche se con l'ultimo bimestre si arriverà anche a 5 o 6 serie per esercizio. E con questo si può definire concluso l'approfondimento su questo protocollo di allenamento. Questo scritto, nato da un'opera apparentemente orfana di una dinastia da proseguire, ha comunque insistito nell'ideale dell'autore nel creare e descrivere una disciplina che alle orecchie e agli occhi degli italiani era vista ancora come una lingua straniera. Tuttavia non riuscirà a replicare il successo della sua opera precedente. In quegli anni nacquero nuove palestre, nuovi maestri, le prime federazioni di culturismo, più vicine al culturismo americano, le quali portarono involontariamente, se vogliamo, il metodo Vigna a renderlo sempre di più un programma di allenamento ormai datato. Di cosa ne potessero pensare i vari componenti di queste nuove federazioni poco si ha e poco si sa. Anche se nei vari numeri di cultura fisica delle varie annate il nome e il metodo John Vigna riapparivano continuamente. E sulla rivista di febbraio del 1958 appare la seguente domanda: vorrei conoscere l'anno nel quale John Vigna vinse il titolo di Mister Universo, se la sua nazionalità è inglese o americana e cosa ne pensate del suo metodo. La risposta fu questa: John Vigna non ha mai vinto gare di culturismo, in quanto fisicamente non è in condizione di prendervi parte. È italiano, anche se per pubblicità si è americanizzato il nome. Sul suo metodo non ci pronunziamo, in quanto non lo riteniamo tale. Una domanda molto simile apparve anche nel numero di Cultura Fisica di ottobre del 1958, la quale chiedeva questo: mi è sembrato che un vostro lettore abbia fatto delle allusioni al sistema John Vigna. Io l'ho praticato e ho ottenuto ottimi risultati, ma ditemi sinceramente, voi cosa ne pensate? E questa volta la risposta fu: è un buon sistema per mantenere il corpo nella pienezza delle sue funzioni, senza pretese culturistico-sportive. Oggi una figura come quella di John Vigna l'abbineremo molto più probabilmente a quella di un preparatore atletico che a quello di un culturista. Ma la cosa bella è che probabilmente, se potesse sentirci, non se la prenderebbe neanche, perché per lui il culturismo doveva essere questo, il culturismo doveva essere sportivo. Doveva avere il ruolo di essere quel frammento mancante capace di completare qualsiasi sport e di proporre una scuola degli uomini migliori del domani. Per cui, a prescindere da opinioni contrastanti, se oggi abbiamo a disposizione una quantità di informazioni così varia, ampia e gratuita, è grazie anche a chi, prima di noi, ha osato, ha iniziato e ha perseverato, spinto da pura e semplice passione, creando una scienza che come tale è solo che destinata a evolversi nel tempo. Nello stesso periodo in cui uscì Culturismo per campioni, la MEB di Torino, casa editrice esclusiva e in collaborazione con la palestra di John Vigna, fa uscire un libro dedicato alla ginnastica culturistica femminile, intitolato Armonia e bellezza, opera scritta da Paola Brusati di Settala, dove all'interno c'è una citazione scritta dal dottor Otto Bogen, la quale vale la pena sentire. Forse il culturismo non ha il potere di allungare la vita di un sol giorno, ma ha certo quello di prolungare la giovinezza per tutta la vita.